Era un bellissimo lunedì di luglio del 1966, precisamente l'11, quando in Giappone, nella prefettura di Chiba, nacque Kentaro Miura, figlio d'arte, con un padre che creava storyboard pubblicitari e una madre che teneva corsi artistici universitari, ai quali da bambino il piccolo Miura assisteva, essendo che i suoi genitori si erano sposati quando ancora frequentavano la Musashino Art University. La sua grande passione per il disegno si manifesta sin dalla sua infanzia, forse attratto da quella che in futuro dichiarerà essere la sua opera di Tezuka preferita, che in quegli anni debuttava in versione animata sulla rete nazionale Fuji TV, quando gli anime non erano a colori e si chiamavano Doga Eiga. Forse ispirato dai disegni del padre, Kentaro Miura iniziò già alle elementari a disegnare vignette e personaggi sulle pagine dei suoi quaderni di scuola e a soli 10 anni già aveva serializzato il suo primissimo lavoro, Miuranger, pubblicato per i suoi compagni di classe in una pubblicazione scolastica per un totale di 40 volumi. Passione ed edizione precoce, che lo spingono a sperimentare nuove tecniche, come l'inchiostrazione a china, con le quali nel 1977, a solo un anno di distanza dalla sua prima opera, sforna il suo secondo lavoro, Kenny no Michi, La via della spada. Nel periodo che precede il liceo, periodo caratterizzato da vari trasferimenti, il giovane Miura migliorerà notevolmente il suo tratto, cimentandosi con tecniche di disegno sempre più professionali, come l'utilizzo dei retini. Ma sarà proprio durante gli anni del liceo che Miura, oltre a disegnare assieme ai suoi compagni varie storie autoconclusive pubblicate su opuscoli scolastici, conoscerà e farà amicizia con un giovane Koji Mori, futuro padre del manga Suicide Island, con il quale condividerà la stessa passione per il fumetto. Miura, durante un'intervista ricordando Koji Mori, parla del loro rapporto come qualcosa di diviso tra amicizia e rivalità professionale. Confessa che fu proprio notando la forte ambizione del suo amico, già deciso sulle sue future aspirazioni, che anche lui si rese conto quale fosse davvero il suo sogno: diventare mangaka. Secondo Miura è stata proprio questa loro amicizia e competizione per un obiettivo a cui entrambi miravano ad essere stata in parte la fonte di ispirazione per il rapporto fra Gatsu e Griffiths durante l'epoca d'oro. I due giovani aspiranti fumettisti assieme si misero a lavorare su un doujinshi di fantascienza che inizialmente cercarono di proporre alla rivista Weekly Shonen Sunday, la quale però, proprio negli ultimi step di selezione, scartò il lavoro da una parte perché ritenuto qualitativamente ancora troppo acerbo, dall'altra perché la rivista Shonen, forte del successo che a quell'epoca aveva avuto Nine di Mitsuru Adachi, non era interessata alla pubblicazione di racconti fantascientifici. Per un breve periodo della sua vita, circa 18 anni, così come accadde a molti aspiranti mangaka che cercano di affermarsi e farsi le ossa in questa professione, Miura assieme a Kaori Saki ottiene un lavoro come assistente di George Morikawa, che pur avendo la sua stessa età veniva già considerato all'epoca un giovane astro nascente del fumetto, che in quel periodo, 1983-84, era al lavoro su Silhouette Night, anche se da lì a poco, nel giro di qualche anno, avrebbe sfornato il suo capolavoro per eccellenza, Hajime no Ippo.思い出話をさせてください。僕が初めての週刊連載でスタッフが一人もいなくて困っていたら手伝いに来てくれました。彼が18で僕が19です。某大学の芸術学部の学生で講義明けにスケッチブックを片手に来てくれました。彼がどれほど描けるのか知らないので自分の描いたものを見せてこれに似せてくださいと出来上がりに度肝を抜かれました。あまりにも年齢にそぐわないのです。何点が描いてもらった後、すでに僕は彼に興味津々でした。まだ若かった僕らは手を止め、漫画のことを語り合いました。気になっていたスケッチブックを見せてほしいとお願いしてみたら、さらに度肝を抜かれ鳥肌が立ちました。Morikawa però
molto rapidamente finisce per rimandare indietro il giovane assistente, affermando che il ragazzo era già così talentuoso da non avere nulla da insegnargli. Fu però nel 1985 che Miura, presentando il suo breve progetto Futatabi al test di ammissione, riuscì ad entrare alla Nihon University di Tokyo. Questo suo progetto divenne rapidamente un one-shot che finì per essere pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Magazine, rivista edita dalla casa editrice Kodansha, diventando quindi la sua prima pubblicazione ufficiale, che gli valse anche il premio di Newcomer al 34° Manga World. In questo stesso anno, mentre ancora studia, un suo secondo one-shot intitolato Noah viene alla luce sulle pagine della rivista Magazine Fresh, sempre di Kodansha. Quest'ultimo però, a differenza del primo, non riscuote interesse tra i lettori, rivelandosi essere un totale flop, un fallimento, che sommato ad alcune diatribe avute col direttore della sua casa editrice, culmina con la decisione di Miura di abbandonare Kodansha. Ma il successo e le soddisfazioni erano dietro l'angolo. Kentaro Miura, da sempre grande fan e appassionato di Hokuto no Ken, inizia a lavorare con lo scrittore e coautore di Kenshiro, Buronson, al manga autoconclusivo Il Re Lupo, il quale nel 1989 viene pubblicato sulla rivista seinen di Akusensha Animal House, quella che in seguito verrà conosciuta come Young Animal. Ma siamo ancora nel 1988 e Miura, contemporaneamente a questa sua collaborazione, pubblica per la rivista Monthly Komikomi, sempre di Akusensha, un prototipo di 48 pagine, di quello che diventerà il suo capolavoro per eccellenza, Berserk. La serializzazione del manga di Berserk, così come lo conosciamo adesso, opera più importante del sensei Miura, inizia ufficialmente solo un anno dopo, nel 1989, sulle pagine della rivista Animal House. Nel frattempo però, il maestro continuò a immortalare la sua arte anche in altre opere contemporaneamente a Berserk. Nel 1990, ad esempio, nuovamente insieme a Buronson, viene pubblicata sempre sulla medesima rivista Oloiden, la leggenda del Re Lupo, sequel del loro precedente lavoro. Da che era un mensile, nel 1992, la rivista iniziò a pubblicare ogni secondo e quarto venerdì di ogni mese, cambiando anche ufficialmente il suo nome in Young Animal. La storia di Berserk continua ad essere raccontata tra le sue pagine, ma assieme ad essa debutta anche un one shot, sempre nato dalla collaborazione col maestro Buronson, ossia Japan, un manga che, come anche per il Re Lupo, risuona quasi come un inno nazionalistico giapponese. 5 anni dopo, nel 1997, forte del successo ricevuto, la Nippon Television, con la direzione di Naohito Takahashi e le epiche colonne sonore del compositore Susumu Hirasawa, produce un anime di 25 episodi tratto da Berserk, in cui vengono animati gli avvenimenti che inizialmente partono nel primo episodio con l'arco dello spadaccino nero, proseguendo per l'epoca d'oro fino all'avvenimento dell'eclisse. Kentaro Miura, entusiasta ed orgoglioso del successo della sua opera, si occupò di revisionare e correggere meticolosamente lo storyboard degli sceneggiatori prima di dare il via all'animazione. この作品がアニメ化になるときに先生なんか特別なですねアドバイスとか何かは、何かそのアプローチというんですか、何かありましたら初めての作品のアニメ化だったんで、自分の作品のやっぱりいいものにしたいなっていう結構力が私も入ってまして、本当なら全部、アニメのスタッフさんにお任せしようっていう作り方もあったんですけど、とりあえず最初のアニメに置き換えた時のキャラクターの設定、それに関しては少しこうアドバイスを入れたことがありましたね。それと一番気にしたのは、脚本、脚本自体は毎回書き上がったものをこっちに渡してもらって、修正をここはこうしてくれここはこうしてくれっていうふうに、修正を全部
入れました。前話にわたって相当鬱陶しかったと思いますけどね。まあそれだけ先生も作品やっぱり惚れ込んでいらっしゃるわけで、お気持ちはよくわかります。そこにそうですね、とりあえずそんな感じでしたかね。はい。Oltre all'anime, ha anche supervisionato la produzione di un videogioco, Sword of the Berserk Guts Rage, uscito per Dreamcast. Il successo di Berserk sembra non conoscere limite. Dal 1998 fino al 2001, per ben 4 edizioni del premio culturale Osamu Tezuka, si classifica al secondo posto tra i finalisti. Solo nel 2002 il maestro Kentaro Miura ottiene il premio per l'eccellenza assieme a Takehiko Inoue, a sua volta per il suo lavoro Vagabond. Nel 2006, per motivi non ben specificati a causa della particolare riservatezza del maestro, Berserk inizia a subire frequenti pause, pubblicando nuovi capitoli in maniera saltuaria, senza comunque ledere al suo successo che ormai è divenuto di portata mondiale. Dal novembre 2013 fino a marzo 2014, Kentaro Miura pubblica un nuovo racconto, Gigantomachia, ancora una volta sulle pagine di Young Animal. Quest'opera, i cui capitoli sono stati raccolti in un unico volume pubblicato a luglio del 2014, rappresenta l'unica opera dopo Berserk in cui il maestro si è occupato totalmente di ogni aspetto, sia della storia che del disegno. Nel frattempo, anche se prosegue a singhiozzi, nel luglio del 2015 Berserk vanta già ben oltre 35 milioni di copie stampate, di cui 8 milioni solo fuori dal Giappone. In questo periodo Miura ha vari assistenti che collaborano con lui, che si occupano di disegnare parte degli sfondi, dei soldati, dei cavalli. Durante una sua intervista lamentava proprio il fatto che se avesse potuto affidare maggior lavoro ai suoi assistenti avrebbe potuto accelerare conseguentemente anche Berserk. Così, unendo il suo staff, fonda lo studio Gaga, col quale nel 2019, per poter in un certo senso addestrare le varie tecniche e migliorare il loro tratto affinché sia quanto più vicino possibile a quello desiderato da lui, affida a loro la creazione di Duranki, manga ancora in corso in cui la prima uscita avviene il 9 settembre 2019 sulle pagine della rivista speciale Young Animal Zero. Miura, tramite quest'opera, in cui non interviene se non solo come supervisore, spera che gli assistenti acquisiscano maggiore esperienza con l'intenzione di poter fare maggior affidamento su di loro. Il tratto, in effetti, sembra molto simile a quello degli ultimi capitoli di Berserk. Nel 2021, il capitolo 363 di Berserk sembra essere purtroppo l'ultima pubblicazione del sensei. Il 6 maggio dello stesso anno, infatti, a causa di una dissecazione aortica, Kentaro Miura ci lascia all'età di 54 anni. Il maestro riceve le esequie nella più totale discrezione, come era solito vivere. La notizia della sua dipartita, che strazia un intero mondo di appassionati che pur non avendolo mai conosciuto lo hanno comunque vissuto attraverso le sue opere, arriva quasi dopo un mese dal decesso. Kentaro Miura è stato uno dei più grandi e talentuosi fumettisti giapponesi, un punto di riferimento per molti artisti. La sua intera vita, dedita completamente alla sua passione, continuerà a trasmettere a vecchi e nuovi lettori un mare infinito di emozioni.